Siamo Giustina e Michael e insieme abbiamo acquistato un camper completamente infiltrato. Lo abbiamo demolito e ora lo stiamo ricostruendo da zero per dargli una nuova vita. Seguiteci in questo viaggio di ricostruzione per scoprire cosa abbiamo in serbo per voi. Ciao a tutti ragazzi! E benvenuti o bentornati su questo canale. E benvenuti in questo nuovo video, dove oggi vogliamo parlarvi di una cosa particolare, ovvero approfondire meglio perché siamo qui e come si sta evolvendo questo nostro percorso. Innanzitutto partiamo dal principio. Camperito Revolution. Perché Camperito Revolution? Camperito perché ovviamente è il camper che abbiamo acquistato con la speranza di poter viaggiare prima o poi, e Revolution perché questo camper purtroppo l'abbiamo trovato nelle condizioni in cui non immaginavamo da dover rifare, non pensavamo all'inizio fino a che punto, che sapevamo di dover lavorare nel momento dell'acquisto, ci siamo resi conto del fatto che c'era un po' più di lavoro di quello che immaginavamo. Invece Revolution perché proprio questo camper dovevamo col tempo rivoluzionarlo. Non pensavamo fino a che punto, invece poi ci siamo ritrovati a doverlo demolire completamente e rifare da capo. Quindi Camperito Revolution nasce da qua. Però qual è il fatto? Questo termine per noi ha avuto uno sviluppo, un'evoluzione nel corso di tutto questo tempo. E quindi Revolution esprime questo, una rivoluzione, quindi un cambio totale di questo camper. Ma non solo di questo camper, anche della nostra vita, che con il tempo si è evoluta e ci ha fatto capire molte cose. Ci ha messo a dura prova, ci ha messo davanti a delle difficoltà da dover superare, che pensavamo fossero insormontabili, però siamo riusciti ad arrivare a un punto tale da poter avere comunque qualcosa sulla testa, quindi avere una struttura fatta da noi, con le nostre competenze, anche non essendo dei professionisti, però la vita ci ha permesso, con delle capacità che abbiamo con il tempo imparato, a ricostruire qualcosa che per noi è più di un camper. Ma come ci siamo arrivati qui ad avere un camper così distrutto? In tanti dicono che l'abbiamo fatto di proposito, cosa non è vera. Presto faremo uscire anche il video in cui vi spieghiamo i costi della spesa di questo camper, da lì capite che non potevamo andare con l'intenzione di comprare una cosa del genere a quel prezzo, quindi già qui vi lascio immaginare. C'è chi lo fa e se noi fossimo stati consapevoli forse l'avremmo fatto, purtroppo non eravamo consapevoli, quindi siamo stati truffati, purtroppo bisogna dirlo, ma è andata così. Pensavamo infatti di dover rifare soltanto il tetto del camper che abbiamo trovato completamente marcio al momento dell'acquisto, invece no, non è andata così, perché man mano che abbiamo cominciato a mettere le mani il camper ci è crollato tra le mani, quindi ci siamo trovati di fronte a una cellula da ricostruire completamente. E man mano che il lavoro proseguiva c'erano tante cose da dover sistemare e quindi per una nostra sicurezza e per avere un mezzo integro e sicuro che possa marciare su strada abbiamo preferito fare molte cose in più di quelle previste, fino al punto in cui ci siamo trovati davanti a una scelta difficile. Abbiamo quindi ricostruito tutta la cellula, concentrandoci anche su molti lavori di meccanica che non erano neanche previsti. Questo ci permetteva però di avere un camper funzionante e marciante molto più sicuro di prima, perché purtroppo questo camper è stato abbandonato a se stesso. E in questo momento ci siamo trovati davanti alla scelta più difficile che ci potesse capitare riguardo questa ricostruzione, ovvero il problema dell'assale posteriore. Come alcuni di voi sanno, abbiamo un problema all'assale posteriore, la risoluzione del quale purtroppo è molto costosa, o comunque molto complessa, che per noi è stato un punto di svolta. Un punto dove ci siamo fermati a ragionare e a capire, a pensare perché siamo qui, cosa ci ha portati qui e se realmente vogliamo arrivare fino in fondo per capire cosa ci aspetta. E ci ha messo veramente molti dubbi su ciò che stiamo facendo e su dove stiamo andando. E quindi qua torniamo di nuovo al punto Camperito Revolution, perché la rivoluzione sta avvenendo anche dentro di noi. Questo camper ci sta mettendo di fronte a dei problemi, a delle situazioni che mettono un po' in crisi tutto quello che siamo noi. E questo sicuramente ci sta facendo crescere e ci sta facendo cambiare la nostra vita in meglio. Passo dopo passo ogni giorno. Quindi perché siamo qui oggi? Qual è il punto principale di questo discorso? Il punto principale è che abbiamo deciso di cominciare a viaggiare effettivamente, però nel nostro piccolo. Ci siamo resi conto che la Calabria è bellissima e ha tantissimo da offrirci, tantissimi posti stupendi e belli che magari sono anche poco conosciuti o sono stati poco rappresentati nel mondo. Quindi la nostra intenzione sarebbe quella di rappresentarli qua tramite YouTube. Quindi cominciando a fare le nostre esplorazioni e i nostri giri, affrontando anche i problemi di un viaggiatore alle prime armi che si trova di fronte a delle scelte, di fronte all'organizzazione di un viaggio, di fronte a dei problemi che escono a galla man mano che si fa un percorso. Quindi vogliamo raccontarvi un po' quello che
è il nostro percorso, raccontarvi la Calabria e quindi raccontare un po' una parte di noi diversa, oltre alla ricostruzione, quindi oltre alla parte prettamente fisica e meccanica di lavoro sul camper, quindi dalla ricostruzione di questo mezzo. Quindi introdurremo dei nuovi video che parleranno proprio di queste esplorazioni, quindi delle nostre nuove avventure che percorreremo in questo momento senza camper, ma con l'ottica futura Di riuscire ad essere effettivamente pronti a saper andare in giro appunto col camper e di fare un po' meno pasticci. Questi video ovviamente usciranno a random, quando avremo tempo, avremo voglia, andremo in giro da qualche parte, vi porteremo con noi. Quindi per rimanere aggiornati ragazzi, attivate la campanellina per ricevere le notifiche, così appena pubblicheremo questi nuovi video riceverete la notifica e potrete subito vedere di cosa si tratta e del posto magnifico che siamo andati a visitare. Che è stato il primo ed è quello iniziale di tutta questa avventura. Vi spoilerò solo che l'abbiamo fatto un pochino di tempo fa, ci abbiamo messo un po' al montaggio di questo video, però riascoltandolo adesso, dopo il problema dell'assale, tutta la situazione, è come se un po' il passato ci sta dando le risposte a quello che sta accadendo. Quindi ragazzi, montando il video ci siamo resi conto che effettivamente il nostro passato ci stava parlando nel futuro. In che modo? Lo scoprirete vedendolo ovviamente, però è un cerchio che si chiude. Perché il problema dell'assale ha delle risposte all'interno di quel video. E quindi ragazzi vi lasciamo, vi salutiamo e vi ringraziamo per tutto il supporto che ci state dando in questi momenti. Quindi ci vediamo domani, perché dovrebbe uscire domani, tenete le dita incrociate, il video definitivo appunto su questo posto bellissimo che abbiamo visitato. Quindi ragazzi, grazie a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ma potevamo lasciarvi così? No ragazzi, benvenuti su Camperito Adventures e che il viaggio abbia inizio.